Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist logaritmi. Se avete un compito sui logaritmi e avete già visto tutti i video precedenti, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video. Qui vi propongo un'equazione logaritmica che ci permetterà di prendere 3 piccioni con una fava. Infatti avremo modo, grazie a questo esercizio, di ripassare le equazioni, il cambiamento di base e le proprietà dei logaritmi. Iniziamo. Innanzitutto noto che in questa equazione ho una base 2 e una base in mezzo, quindi la primissima cosa che faccio è fare in modo di ricondurre tutto alla stessa base. Per cui ricopio questo e questo logaritmo lo trasformo in base 2. Applichiamo la formula del cambiamento di base, che ci dice che devo scrivere il logaritmo in base 2 dell'argomento fratto il logaritmo in base 2 della vecchia base e il resto lo ricopio. Questo lo ricopio. Ora, un mezzo lo posso pensare come una potenza di 2, ovvero 2 alla meno 1. E quindi, se avete visto i video precedenti, sapete che il logaritmo in base 2 di 2 alla meno 1 fa meno 1. Per cui tutto questo diventa meno logaritmo in base 2 di x. 1 lo trasformo sempre sotto forma di logaritmo e quindi per la definizione di logaritmo questo qui è l'esponente che devo dare alla base e quindi diventa così. Uguale a 0 lo ricopio. Ora, per una semplicità di calcoli abbiamo detto di isolare tutti i logaritmi separati dal più da una parte e tutti quelli separati dal meno dall'altra. Quindi questo e questo lo ricopio e questo qui lo porto di qua cambiando di segno. Adesso che abbiamo la nostra equazione perfetta tutta con base 2, iniziamo. La primissima cosa da fare è la condizione di esistenza. Ho 3 logaritmi, ma in realtà la condizione va fatta solo su questi 2 argomenti, perché 2 ovviamente è maggiore di 0. Quindi vado a risolvere un sistema di 2 disequazioni. Primo argomento maggiore di 0, secondo argomento maggiore di 0. La prima porto 2 di qua e quindi viene meno 2. La seconda è già a posto, la ricopio. Facciamo la tabella delle linee. Metto una linea quando x è maggiore di meno 2, da qui in avanti, con pallino vuoto. Metto una linea quando x è maggiore di 0, da qui in avanti. La soluzione è data dall'intervallo in cui appaiono le due linee, quindi questo, per cui la condizione di esistenza è x maggiore di 0. Ora che abbiamo fatto CE, andiamo a risolvere l'equazione. L'obiettivo è fare in modo che al primo membro e al secondo membro ci sia un unico logaritmo e per far ciò dobbiamo adottare le proprietà dei logaritmi. Prima di tutto questo coefficiente qui lo devo portare dentro e quindi apparirà all'esponente e il resto l'ho ricopiato. Poi qui c'è un più, quindi questi due logaritmi possono essere uniti in un unico logaritmo che ha per argomento il prodotto dei due argomenti. Ora che ho un unico logaritmo a destra e a sinistra, uguagliamo gli argomenti. Quindi devo andare a risolvere un'equazione di secondo grado. Calcoli. Questo è un quadrato di binomio. Se non vi ricordate, andate a vedere la mia playlist sui prodotti notevoli. Si risolve così. Quadrato del primo, x alla seconda. Quadrato del secondo, 4. Doppio prodotto del primo per il secondo, 2 per x, 2x per 2, 4x. Moltiplichiamo tutto per il 2 che c'è qui davanti alla parentesi, 2x alla seconda, 2 per 4, 8, 2 per 4x, 8x. Questa x la porto al primo membro e quindi cambio segno. Uguale a 0 perché al secondo membro non c'è nulla. Andiamo a sommare. Questo lo ricopio. Sommiamo i monomi simili, questi due. 8 meno 1, 7x. E ora applichiamo la formula risolutiva per le equazioni di secondo grado. Meno b, da noi b è 7, quindi meno 7, più o meno la radice di b alla seconda, 7 per 7 è 49, meno 4ac. 4 per 2 per 8 fa 64, meno 64. Tutto fratto 2a, da noi a vale 2, 2 per 2 4. 49 meno 64 fa meno 15. E sapete che tutte le volte che sotto la radice abbiamo un numero negativo, questo risultato è impossibile. Quindi l'equazione logaritmica è impossibile e si scrive così. E si legge non esiste x appartenente a r. Ora andiamo a vedere una disequazione logaritmica. Vi ho proposto questo esercizio così oltre alle disequazioni ripassiamo anche il metodo di sostituzione. Infatti, come potete notare, ho una disequazione dove ho lo stesso logaritmo sia qui che qua, solo che qui noto che è elevato alla seconda. Quindi il metodo più furbo per risolverlo è proprio il metodo di sostituzione. Chiamo t uguale a tutto questo logaritmo. In questo modo questo diventa t alla seconda, perché vi ricordo che questa scrittura la possiamo anche pensare così. Quindi il logaritmo alla seconda di questo lo posso pensare come
tutto questo logaritmo elevato alla seconda, per cui andando a sostituire al posto di questa quantità metto t, mi diventa t alla seconda, meno 2t meno 8 minore di 0. Ora sono felice perché i calcoli si sono semplificati tantissimo, infatti è molto semplice andare a risolvere questa disequazione di secondo grado. Prima di tutto dobbiamo risolvere l'equazione associata e andare a trovare le due soluzioni con la formula risolutiva. Meno b. Da noi b vale meno 2, quindi più 2. Più o meno la radice di b alla seconda, 2 per 2 4, meno 4ac. 4 per 1 per meno 8 fa meno 32, con il meno davanti alla formula più 32. Tutto fratto 2a, da noi a vale 1, quindi 2. 4 più 32 36, la radice di 36 6. Tutto fratto 2. Una soluzione la ottengo col più, l'altra col meno. 2 più 6 8, fratto 2 4. 2 meno 6 meno 4, fratto 2 meno 2. Queste sono le due soluzioni dell'equazione. Dovevamo risolvere una disequazione di secondo grado, quindi usiamo il classico metodo DICE, che è un acronimo che sta per discordi interni, concordi, devo prendere i valori esterni. Nel nostro caso il segno dell'incognita di secondo grado è più 1 e il verso è minore. Più e minore, cioè meno, sono discordi. Quindi discordi devo andare a prendere i valori interni, cioè questo intervallo qui, che si scrive t compreso tra meno 2 e 4. Ora andiamo a risostituire, quindi al posto di t vado a scrivere il nostro logaritmo. Per cui ora dobbiamo andare a risolvere questa disequazione qui, nell'incognita x. Andare a risolvere questo e come andare a risolvere questo sistema. La prima disequazione è data da questo pezzettino di soluzione qui. Logaritmo maggiore, leggendo da destra verso sinistra, di meno 2. La seconda disequazione è data da questo pezzettino di soluzione qui. Ora dobbiamo fare in modo di avere sia a destra che a sinistra lo stesso logaritmo e così facendo abbiamo l'occasione di ripassare anche le disequazioni logaritmiche elementari. La prima disequazione quindi diventa così: il primo membro l'ho ricopiato e il secondo ho scritto il logaritmo elevando la nostra base 4/3 all'esponente che c'era qui. Stessa cosa di qua, ricopiato il primo membro e nel secondo membro ho scritto il logaritmo elevando la base all'esponente. Ora che abbiamo una disequazione con lo stesso logaritmo a destra e a sinistra andiamo a risolverla. Sappiamo che prima dobbiamo imporre la condizione di esistenza, l'argomento maggiore di 0. Ovviamente l'argomento è uguale, quindi ho un'unica disequazione, 2x maggiore di 0. Poi dobbiamo andare a fare la disuguaglianza tra gli argomenti. Poiché la base è 4/3, cioè 1, qualcosa, dobbiamo ricopiare il verso e quindi la disequazione diventa 2x maggiore, perché ricopio il verso, 4/3 alla meno 2, 4/3 alla seconda fa 16 noni, poiché è meno 2 devo ribaltare la frazione, invece di 16 noni scriverò 9 sedicesimi. Stessa cosa la facciamo per la seconda disequazione, quindi ricopio 2x, questa volta c'è minore quindi devo ricopiare il verso, 4/3 alla quarta, 4 alla quarta fa 256, 3 alla quarta fa 81. Per cui risolvere questo sistema di disequazioni logaritmiche è equivalente a risolvere questo sistema di disequazioni di primo grado molto semplice. La prima viene x maggiore di 0, la seconda dividendo tutto per 2 viene x maggiore di 9/32, perché 16 per 2 fa 32. L'ultima, dividendo tutto per 2, al primo membro mi rimane x, al secondo membro 256 diviso 2 fa 128 e quindi mi viene x minore di 128 fratto 81. Andiamo a fare la nostra tabella delle linee. Metto una linea quando x è maggiore di 0, da qui in avanti. Metto una linea quando x è maggiore di 9/32 e metto una linea quando x è minore di 128 fratto 81, di qua. Dove trovo tre linee contemporaneamente? Qui. Questo è il mio intervallo, quindi la mia soluzione finale. X compreso tra questi due numeracci qua. Ecco qua, da brava coach di matematica ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. Spero che questa palestra di esercizi, come piace chiamarla a me, ti sia stata utile per migliorare e allenarti. Continua così e vedrai
che alla fine la matematica ti piacerà. Basta prenderla nel giusto verso e io ti aiuterò a farlo. Io sono Monia Tomassini e se sei nuovo su questo canale devi sapere che ho un motto ed è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Seguimi e ti farò diventare imbattibile.